Ciao a tutti homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto una cotta particolare dove ho voluto testare dei luppoli che mi sono stati forniti da un amico che è anche coltivatore locale. Si tratta di due varietà americane di cui però sconosciamo gli effettivi dettagli tecnici. Sono un Cascade e un Chinook e la birra scelta per l'occasione è un American Pale Ale. Cotta numero 84, stile 18B del manuale BJCP, ma lo stile è solo puramente indicativo. Per apprezzare meglio questi luppoli ho programmato una birra molto semplice, cercando di creare un American Pale Ale con un buon equilibrio tra amaro e aroma. Quindi OGD 1,050, 36 IBU e rapporto IBU-GU di 0,72. Come grist ho usato solo malto pale Mary's Otter. Ho scaldato 22,5 litri d'acqua corretta con 5 g di solfato di calcio e 7 ml d'acido lattico. Ho fatto il mash-in e avviato il primo step di ammostamento di 40 minuti a 67 gradi. Ho cercato di portare il pH subito a 5,3. Ho proseguito con uno step di 10 minuti a 72 gradi ed infine un mash out con filtrazione di 10 minuti. Qui arrivo a un OG di 1,070. Ho previsto su questa cotta un'efficienza del 75%, leggermente più alta essendo che sto usando malti Mary's Otter che sono più modificati dai Pilsner. Anche per questo motivo l'ammostamento è leggermente più breve del mio solito. Estraggo il cestello e aggiungo l'acqua rimanente con un fly sparge e arrivo qui in pre-boil con uno 0,44, perfettamente come previsto da ricetta. Parliamo adesso dei luppoli. Si tratta di due varietà americane, Cascade e Chinook. Sono varietà molto versatili e resistenti e si coltivano facilmente anche in zone più aride e siccitose. Alla raccolta i luppoli si presentavano in ottima forma. Appena raccolti sono stati messi in sottovuoto e conservati in congelatore. Non avendo le analisi su questi luppoli ho inserito un valore medio di alfacidi, quindi 7% per il Cascade e 12% per il Chinook. Ho programmato una gettata in amaro con 18 g di Chinook per 20 IBU e 10 g di Cascade che daranno 6,5 IBU. Negli ultimi 10 minuti altra gettata con 15 g di ognuno per arrivare a 36 IBU stimati totali. Qui aggiungo anche il Protafloc. A fine bollitura, appena avviato il raffreddamento, ho fatto una gettata più generosa con 50 g di ognuno, quindi 100 g in totale di luppolo che corrispondono a poco più di 4 g litro. Ho lasciato il luppolo per tutto il raffreddamento che è durato circa 20 minuti e poi ho trasferito il mosto. Densità iniziale centrata alla perfezione con 1,050. Come lievito ho scelto due bustine di US05 della Fermentis, l'ho reidratato 15 minuti prima e l'ho inoculato. Ho messo in camera di fermentazione e ho seguito questo schema. I primi 2 giorni a 18,5 gradi, poi inizia a salire lentamente. Al quarto giorno ho aperto il fermentatore per eseguire un dry hopping con 30 g di Cascade e 30 g di Chinook, quindi in totale circa 2,6 g litro.
Non potendo evitare il contatto con l'ossigeno, ho scelto un dry hopping precoce, quando ancora il lievito è abbastanza attivo. Essendo luppoli in coni, inoltre, ho dovuto metterlo in questo cestello, che ho sanificato e appesantito in modo che non galleggi. Ho aggiunto i luppoli e ho richiuso il coperchio. Proseguo con un rialzo fino a 22 gradi che ho mantenuto per altri 4 giorni. Misuro un FG di 1.012 e procedo con un cold crush fino a 6 gradi. Al 16° giorno ho trasferito la birra dal fermentatore ai fusti, dove poi andrò a carbonare con la CO2 e farla maturare ancora al freddo. Mentre preparavo i fusti ho pensato di aggiungere un po' di antiossidante e ho allestito questo sistema per aggiungere l'antiossidante senza aprire e fare entrare ossigeno. Ho sciolto l'antioxin in poca acqua e ho raccordato la siringa all'innesto ball lock. Un po' d'aria rimane comunque, ma penso che non sia eccessiva. È un sistema che si può sicuramente migliorare. Ho riempito prima un Oxebar da 4 litri e poi un fusto keg da 19. La birra è rimasta in fusto a 4 gradi e 10 psi per 14 giorni. Poi ne ho imbottigliato una parte. Vediamo come si presenta la birra. Colore dorato, aspetto molto limpido, schiuma produttiva e persistente. All'aroma percepisco dei sentori un po' diversi da quelli che solitamente mi aspetterei da Chinook e Cascade. Qui, più che il classico agrumato e resinoso, percepisco sentori fruttati di ananas, mango, pesca, frutta tropicale in generale. Mancano gli aromi più erbacei e resinosi, che provengono da oli essenziali più delicati e volatili. Il dry hopping al 4° giorno, fatto per evitare l'ossidazione, favorisce da una parte la rimozione dell'ossigeno inglobato, ma con esso permette anche la volatilizzazione degli oli più delicati. Dall'altra parte avviene però anche una biotrasformazione di alcuni oli essenziali che vanno ad aumentare questi sentori dolci e fruttati. All'assaggio la birra appare nettamente sbilanciata sul dolce, come stile manca proprio la percezione dell'amaro. Già all'assaggio del mosto post bollitura ricordo di non aver percepito quell'amaro che solitamente già è molto presente. Qui mi trovo un amaro veramente carente. O c'è stato un problema di estrazione delle resine, o queste erano presenti in percentuali veramente basse rispetto ai valori medi di queste varietà. Ma un'altra ipotesi che mi viene in mente è che il luppolo non sia stato essiccato abbastanza dopo il raccolto. Con una buona essiccazione il luppolo arriva a perdere il 60% del peso, ma se rimane acqua finiamo per usare di fatto meno luppolo. Il software ci calcola le quantità e l'amaro considerando un luppolo totalmente essiccato. Nella mia unica esperienza precedente con un luppolo coltivato, il mio Cascade, avevo fatto un'essiccazione di 48 ore a temperatura ambiente, appena dopo il raccolto, e poi avevo avuto il risultato opposto, cioè avevo pianificato un valore medio di amaro, ma poi ho ottenuto una birra ancora più amara rispetto al previsto. Qui invece sto osservando il contrario. La birra comunque non è male, ma senza il giusto amaro non si può apprezzare al meglio a mio parere. Fare la birra con materie prime prodotte in casa può riservare spesso sorprese. Dopo le mie esperienze con i malti, anche le birre fatte con i luppoli mi hanno lasciato dei punti su cui dover ragionare. Purtroppo ottenere delle analisi sui valori di alfa-acidi o sugli oli essenziali presenti nei luppoli non è così facile e non è certamente alla portata di noi birrai casalinghi. Però sarebbe davvero utile capire meglio in anticipo cosa aspettarsi da una materia prima. Nella prima birra che ho fatto con un luppolo coltivato da me, avevo fatto delle prove di infusione per capire se comunque il luppolo cedesse in bollitura un amaro effettivo.
e il test aveva dato esito positivo, tant'è che poi sulla birra il luppolo si percepiva davvero tanto. Ma a parte questo, non so se esistono dei metodi più pratici ed efficaci per testare i luppoli prima dell'uso. Questa che vi ho raccontato è la mia seconda esperienza con luppoli coltivati e a breve farò una terza esperienza col mio Cascade raccolto a fine estate 2025 e vediamo come andrà. Se avete dei suggerimenti da darmi sull'utilizzo di luppoli coltivati, scrivetemi qui sotto nei commenti. Sono anche curioso di conoscere eventuali vostre esperienze con luppoli coltivati, come avete pianificato il valore di amaro e che risultati avete avuto poi sulla birra. Vi ricordo inoltre che sull'argomento luppolo ho fatto un video recente molto approfondito, vi lascio il link in descrizione se volete andarlo a recuperare. Se questo video vi è piaciuto invece vi invito a lasciare un like, dei punti hype e a iscrivervi al canale. Vi ringrazio sempre per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video.